Già stai a piangere. Aspetta un attimo. Quindi, qual è la buona intenzione? Qual è la buona intenzione? Di un ragazzo che abusa sessualmente della propria sorella per 10 anni perché ancora non riesco a trovarla. Mi chiamo Intisar, ho 28 anni, sono nata in Tunisia, ho passato 16 anni in Italia e ora vivo a Barcellona. Aspetta un attimo. Allora, intanto ha detto una cosa importantissima. Ancora non riesco a trovarla. Che per me è già un grande applauso, perché significa che la sta cercando. Proprio quando ho deciso che volevo vivere una vita migliore e essere una persona migliore, mi sono comprata il libro di Daniele, che ho letto dopo 3 anni. L'ho comprato, ho cominciato a leggerlo, mi trovo in difficoltà perché non ero pronta. Perché già dire ancora non riesco a trovarla è un grandissimo passo. Lo vedi? Io voglio perdonare. Sei qua per questo? Sì, A questo evento sono arrivata aperta, sono arrivata senza armi, senza maschere e avevo bisogno di questo. per tanti anni, da quando ero più piccola, forse 6-7 anni, fino ai 15 anni, ho subito abusi sessuali. Una merda Abusi sessuali da parte di chi? di mio fratello più grande, Più grande di quanto? 3 anni. Qui ieri sera mi ha scritto, dopo 8 anni. Paura che Ti ha arrivi. scritto dopo 8 anni? Perché? Ciao, posso chiamarti? Probabilmente per perdonarsi, nemmeno lui non sa di cosa. Ma gli hai scritto tu qualcosa? Gli ho detto che in questo momento non me la sento. No, prima tu gli hai scritto qualcosa? No, assolutamente, io... Quindi non vi sentivate da 8 anni? Sì, E ti ha scritto proprio ieri? sì. Che coincidenza. Devo tirare fuori la merda da me. Eh? Dovevo tirare fuori questa merda che ho dentro. Forse sì. Lo so, ma come faccio? L'hai fatto. Anche se so che il lavoro lo faccio io, il cambiamento lo faccio io, ogni giorno è un lavoro duro, però io avevo bisogno proprio di far uscire quella cosa da dentro di me perché era quello che facevo più fatica ad accettare. Quindi qual era la buona intenzione? Non c'è. Ok, quindi non in ogni comportamento c'è una buona intenzione. Quella frase è una minchiata. Mi stai prendendo per il culo. Non ve l'aspettavate. Sto cercando di dire a me stessa che forse mio fratello, anche grazie alla psicoterapia, mio padre abusava sessualmente di mia madre, quasi sicuramente, perciò forse mio fratello aveva visto fare questo e l'aveva fatto su di me. Forse, non lo so. Non ho nemmeno il coraggio di chiederlo. Da quanti anni è iniziata questa cosa? 6-7 anni. 7 anni, poi fino ai 15. E tu ricordi essere 7 anni? Sì. Gli abusi più concreti, tra virgolette, che anche toccarti un abuso, però quelli più forti sono stati da più grande, dai 12 anni. Io in questo momento della mia vita sto facendo tantissimo lavoro per vivere normale come una persona che non è mai stata abusata, però è molto difficile perché non riesco a fare sesso qualche volta perché ho il terrore. Però ce la sto facendo, è una merda. È una merda il processo, però sono sicura che ce la farò. Ti sa. Puoi vivere anche grazie a questo? Non è da nascondere, da togliere, da non raccontare, ma puoi vivere anche grazie a questo. Grazie. Vieni. È giusto che succeda una cosa del genere ad una ragazzina di 6 anni? No, non è che siamo qui a dire è giusto così, va tutto bene.
No, no, cazzo. Ci si stringe il cuore a tutti. Eppure purtroppo accade. Sapete che tutti noi siamo complici di questo? Tutti noi, io incluso. Perché se vogliamo guarire davvero, dobbiamo sentirci complici. Tu dici, no, addirittura, già non ero d'accordo sulla buona intenzione. Adesso devo sentirmi complice? Qual è la complicità? La complicità è il non amore, la non comprensione. Per quello, quando iniziamo ad aprire il cuore e a vedere davvero le cose in modo diverso, stiamo guarendo noi stessi e le persone intorno a noi, perché non siamo più complici del male, giudicando il male. Perché se giudichiamo il male, siamo complici del male. Se impariamo ad accogliere il male, non siamo più complici del male. Perché iniziamo a non vederlo più come male, ma come parte inevitabile del flusso della vita, che ha portato la Terra ad essere com'è, l'uomo a svilupparsi, ad evolversi, e che ci dà la possibilità nella nostra vita, che rispetto alla vita dell'universo non è niente, è uno sputo, è una virgola, di evolverci nel nostro percorso, nel nostro cammino. E potremmo vederla in tanti altri modi, ma se ci pensate questo è l'unico modo realmente costruttivo e utile. Questo è l'impegno che ci vogliamo prendere. Vi va di prendervelo? È stupendo. È stupendo non solo per noi, per la nostra vita, ma è stupendo anche per l'umanità. Il passo più coraggioso e illuminato che tutti noi possiamo fare qui dentro. Questo non significherà che Intisar giustificherà le azioni del fratello come giuste. Non erano giuste. Ma che Intisar riuscirà a vedere il dolore del fratello. Perché oggi è grande. Quanti anni hai? 28. Oggi ha 28 anni, non è più una ragazzina. Perché a 6 anni non potevamo pretendere che lei vedesse le cose in modo diverso. Ma adesso è qui, è grande. E può darsi questa possibilità. Lo sta già facendo, perché ve l'ho già detto, da come ha tirato fuori quello che aveva dentro, già aveva fatto un passo. E infatti si sta già prendendo cura di lei. È qui, sta facendo terapia e probabilmente hai capito che la direzione per te per liberarti è quella. Sì, Perché sei qua? perché ho bisogno di iniziare a vivere senza continuare a portare questo fardello enorme dentro. Sentivo che, sai, quando tipo avevo un blocco di cemento e avevo tanto bisogno di tirarlo fuori, però allo stesso momento dentro di me era partito ovviamente la mia giudice. Vorrei fare sesso normalmente, mio marito, sono sposata, mio marito è molto comprensivo, lui sa questo. Non riesci ad aprirti con lui o avete difficoltà quando fate sesso? Abbiamo delle relazioni sessuali, però spesso faccio molta fatica. Ho deciso proprio di non farlo quando non voglio, cosa che invece nel mio passato ho fatto tanto. Sono passata per dimostrare Perché che spesso non vuoi, esatto. però lo facevi comunque per far contento lui o... Sì, lui o altri uomini altri nel mio uomini. passato. Sono passata a fare tantissimo sesso per dimostrare che io non ho problemi post-abusi, invece il mio problema era proprio che non sapevo dire di no e vendevo il mio corpo per dimostrare che potevo farlo. In realtà erano tutte... Tanto è una grande consapevolezza. Invece mi sta aiutando a avere pensieri positivi durante il sesso, ricordarmi che lui è la persona che io ho scelto. E ricordarmi che io lo amo, che lui mi rispetta, noi ci amiamo a vicenda e che quello è un momento sicuro e protetto. E questo funziona. Poi comunque non sempre ho voglia, che va bene. Poi rido, mi dice c'è un cazzo a ridere. Beh, guardate che questo è il passo più importante, quello che vi dicevo. Fare il primo passo e voler vedere le cose in modo diverso è già la svolta, perché poi inizia un processo, un percorso. Adesso oggi è qua, ma il suo percorso è già iniziato. Avevo il cuore che batteva a 5.000. Sono molto grata di essermi potuta confrontare con Daniele, perché mi ha dato ciò che io non che mi aspettavo, ma ciò del quale speravo che mi potesse dare. Per alcuni inizierà proprio in questo evento.
Perché fare questo, quando parliamo di quella frase, quella è la resistenza più grande. Perché per lei è molto più facile andare in reazione, era molto più facile andare in reazione, giudicare il fratello, i genitori che non hanno visto, che non hanno capito, giudicare se stessa per non averlo detto. Ma con Meglio. te era violento? Sì, io per tanti anni, per diversi anni non mi ricordavo questa cosa degli abusi, quindi dai 16 ai 20 anni, ai 19, quindi per 2 o 3 anni non mi ricordavo niente, pensavo fosse stato un sogno. Cioè, Cosa hai fatto di male tu? niente, forse nascere. O meglio, questo mio padre mi faceva Troppo sentire facile, in colpa. Lo so, ma mio padre mi faceva sentire in colpa perché sono una femmina. Mi diceva che io dovevo vivere come un uomo, che dovevo dimenticarmi di essere una donna. La tua buona intenzione qual era in tutta questa storia? Sopravvivere. Sempre. Sopravvivere perché la tua vita era in pericolo? Anche. Ho A amici cosa pensi tu vicini. riguardo tutta questa storia? A parte il sorriso, cioè se togli questo sorriso che giustamente ti sei messa per andare avanti perché sì. altrimenti ti buttavi da un palazzo. Cosa pensi di tutta questa storia? Guarda, grande dolore. Se dovessi vedere questa storia su un'altra persona, che non sei tu, che te la racconta, cosa penseresti? Drammatico. Cos'altro? Non lo so. Pensiamoci. Non dite mai non lo so. Quando lavorate su voi stessi, abituatevi a non dire mai non lo so. Perché non è vero che non lo sai. Cioè è una risposta che ti spegne la ricerca. È come dire sono fatto così, anche sono fatto così, è un'altra, ma non lo so è proprio killer. Quando dite non lo so, spegnete la ricerca. Non è che non lo so, non riesco ancora a trovarlo, come hai detto prima. Sì. Prima hai detto non riesco ancora a trovare, che significa lo sto cercando. Non lo so, no, invece la risposta tu dentro ce l'hai, qualsiasi tipo, ma non riesci ancora a vederla, non riesci ancora a trovarla. Il fatto che Daniele mi abbia regalato e donato tutto quel tempo, quel lavoro, quell'attenzione, il fatto che abbia lavorato su di me, per me è stato un dono. Come anche la compassione per tuo fratello, dentro di te, in qualche piccolo posto del tuo cuore, c'è. Sì. Ma non riesci ancora a vederla e a tirarla fuori. Ma giustamente c'è anche tanto dolore. E ci sono tante maschere protettive che sono nate per proteggerti e salvarti la vita. Sì. Meno male. Non si riesce sempre ad essere così forti e anche un po' fortunati ad averle queste corazze così forti per proteggersi da situazioni così tragiche e difficili. Se ci fosse una ragazza con la tua stessa situazione, cosa penseresti di quella situazione? Le direi che mi dispiace, Ok. che capisco il grande dolore che può avere dentro, che non è stato facile nemmeno arrivare qui oggi e avere una vita sana, che le direi di continuare a crescere, ma senza dimenticare il dolore, perché magari quello che ha fatto per anni è stato svalutarlo. Svalutare il dolore? Sì. Ah sì, non fa niente. Mamma e padre mi ha picchiato. Quello mica significa dimenticarlo, significa un po' mascherarlo, nasconderlo, trasformarlo, provare a mascherarlo più che trasformarlo. E se uno lo espone poi sembra una vittima. Dipende però quanta comprensione ci ha portato in quel dolore. Che questo non è dolore, questa è sofferenza. Sì. Che il dolore è quello che hai vissuto in quegli anni, che vivevi in quei momenti, che poi nel tempo si è trasformato sempre di più in sofferenza. Sì. Soprattutto la sofferenza si esprime ai massimi livelli quando ci sentiamo impotenti riguardo quello che ci accade, cioè quando non possiamo fare niente. Immagina un lutto inaspettato, non riesci a spiegarlo, quindi la sofferenza è ancora più grande perché quella sofferenza diventa la giustificazione, diventa un modo per giustificare quello che è accaduto. Io non voglio questo, non voglio vivere aggrappata al mio dolore, anche se so che è dentro di me. È come se volessi tirarmi fuori un polmone. Mm. È dentro di me. Qual è la buona intenzione di tuo fratello? Cosa hai pensato? Mentre parlavo, da quando mi conosci, perché sai che dico sempre questa frase. Cosa hai pensato? Cioè, quali risposte ti sei provata a dare fino ad oggi? Da quando fai il percorso, da quando conosci me, che hai sentito questa frase, quando la dico, cosa pensi? Prima ti sei alzata dicendo, ma qual è la buona intenzione di un fratello che fa questo? Tu che risposta ti sei dato? Perché non ci credo che non hai provato a darti una risposta. Certo. Non ti convince ancora, su questo ci credo, ma te la sei data una risposta, anche più di una. Cosa senti? Perché faceva quello che faceva? Doveva sfogarsi in qualche modo Sfogarsi cosa? da quello che vivevamo. Tu come ti sfogavi? Mangiavo della pasta cruda.
Anch'io mangiavo pasta cruda. Veramente? Pensavo fosse l'unica. No, veramente. Pasta cruda e alioli. Io mangiavo pasta cruda, spaghetti, o poi andavo in giro con la pasta cruda nelle tasche. Poi Ah. i fratelli ridevano. Perché- Però avevo bisogno di Sfogare. sfogare con la... In che altro modo sfogavi? Diciamo dai 16 ai 20 anni. Cosa facevi per sopravvivere? Avevo relazioni, brutte relazioni. Che, Avevo relazioni che parallele. li trattavi male? No, Che mi facevo facevi? sottomettere Ti io. facevi tu sottomettere? O li manipolavo anche. Non è stato giusto, è stata una No, cattiva è giusto azione. che devi sfogarti. Certo. Cioè, in qualche modo dobbiamo sfogarci. Perché l'alternativa, ragazzi, in un caso come questo è mi tolgo la vita di chi voleva attirare l'attenzione. Mia madre. Ho avuto un grande odio per tanti anni perché aveva permesso che mi succedesse questo. Di chi la deve vedere la buona intenzione, secondo voi? Del fratello o della mamma? Ancora prima. Mia madre ha voluto per me un futuro migliore e oggi a 28 anni, essendo qua con te, con tutte queste persone, sono molto grata al fatto che mi abbia mandato a mangiare tutta quella merda, perché se no non sarei qua. Sarei cresciuta in Tunisia come una schiava reale, sposata, picchiata, con 1000 figli, una donna senza personalità, come quelle che purtroppo vedo ogni giorno nel mio paese. Mia madre non mi ha mai abbracciato quando ero piccola. Ho provato a farlo da grande, ma io già la odiavo. Ho avuto un grande odio per tanti anni perché aveva permesso che mi succedesse questo. Prima di tutto mandarmi da mio padre, che sapeva, lei sulla propria pelle, la persona i comportamenti che era capace di fare, di avere. Mia madre è venuta in Italia, è rimasta con noi 6 mesi, dove noi non dormivamo di notte perché mio padre aveva un grande odio per mia madre. Lui voleva picchiare mia madre, noi ci mettevamo davanti, picchiava tutti quanti. Io mi ricordo mia madre per terra, noi correndo per strada a piedi nudi a cercare l'aiuto. Tu e tuo fratello? Sì. Quindi lì eravate alleati, tu e tuo fratello? E lì eravamo tutti una squadra, quando dovevamo difenderci da lui. E come ti senti quando pensi che eri una squadra con tuo fratello? Amore. Io so che lui ha sofferto quanto me, non è una misura, però io so che lui ha sofferto, sono consapevole a livello razionale. Quindi tuo fratello era capace di amare in quel momento, quando vi Sì. difendevate insieme. Allora, adesso, secondo voi, in una situazione come questa, nella sua situazione, per la sua vita e per il suo benessere, per liberarsi e alleggerirsi e riprendersi la sua vita, cosa le conviene fare? Le conviene continuare in una direzione dove rimane un po' di rabbia, un po' di rancore, un po' di odio, un po' di irrisolto, e quindi cosa le conviene fare? Sappiamo che la strada è quella, lo sentiamo. Poi che sia difficile farlo, siamo qua per questo. Che sia difficile farlo, ragazzi, sono il primo a dirlo. E vedere la sua reazione così naturale, spontanea e umana, perché non è così facile alzarti in piedi e dire sono stata abusata per 10 anni. E vedere che lui l'ha sentito perché gli è entrato, io lo vedevo, quando lo guardavo vedevo un essere umano, non vedevo più la rockstar. Il fatto di vedere l'essere umano che comprendeva, ma anche il professionista che aiutava, è stato pazzesco. È fottutamente difficile. Quindi sicuramente quella è la strada. Iniziare a vedere l'amore che c'era in determinate azioni. Perché se tu inizi a sviluppare la capacità di vedere l'amore in quelle azioni, lo vedrai anche nelle tue azioni. Perché quando cresciamo, ciò che ci impedisce di perdonare è che noi non perdoniamo noi stessi per quello che non abbiamo fatto, per quello che avremmo potuto fare o quello che non avremmo potuto fare. Mi incolpo sempre perché penso che potevo chiudere la porta prima. Poi avevo cominciato a farlo, però potevo capirlo prima forse, ma avevo comunque paura, quindi sentimento contrastante. Prima, quando? Quando hai avuto la sensazione che avresti dovuto farlo? La prima volta? A un certo punto, andando negli anni per andare a scuola, chiudevo la porta prima di dormire, così non entrava. Avresti potuto fare di più di quello che hai fatto? Tipo No. cucinare, No, avresti potuto fare di più? no, facevo di tutto, sinceramente. Non potevo fare di più. Ho dato tutto, quello che avevo in quel momento. Ho dato quello che non avevo. Quello che avevo era voglia di essere un adolescente. Quello che non avevo era la capacità di stirare, cucinare, lavare, invece l'ho fatto.
la faccio più a piangere. Ho smesso di piangere per anni perché mi sono illusa che ormai l'avevo superato. Cosa devi superare? Questa merda. Eh? Il dolore. Poi io ho capito che il dolore non si supera, il dolore si trasforma in amore ed è quello che sto cercando di fare. Voglio aiutare gli altri. Voglio aiutare le persone che come me si sono sentite una nullità, come me si sono sentite molto peggio della carta igienica, a capire che noi sì abbiamo diritto ad avere una vita, noi sì abbiamo diritto di studiare, noi sì abbiamo diritto di stare seduti qua, noi sì abbiamo diritto di essere ascoltati, rispettati, noi sì abbiamo diritto di andare in palestra, possiamo metterci i pantaloncini, possiamo gridare, possiamo fare l'amore, possiamo andare dal parrucchiere. Allora qual è questa buona intenzione? Sopravvivere. No, questa è vivere. No, la domanda, la risposta qual è? L'amore? Tuo fratello? Prova amore? Probabilmente sì. Lo pensi davvero? Non lo so. Sto cercando ancora. Non è detto che seduta su questa cassa la troverò. Pensi che possa aiutarti? Probabile, ma non è nemmeno detto. Perché ho deciso di cambiare io come persona quando ho letto un'ultima pagina del Ricorda di sorridere. E lì ho detto ok, anch'io posso. E oggi... Da lì è iniziato il cambiamento? Sì, Hai iniziato a vedere le cose in modo diverso? sì. Ho iniziato a vedermi non più come una vittima, ma come una persona semplicemente che ha un passato e avrà un futuro. Oggi come ti vedi? Una donna molto bella, molto forte. Mi vedo come una persona brillante. Quindi la tua buona intenzione era sopravvivere? Sì. Ok, vieni un attimo. Sopravvivere. Beh, abbiamo capito che è un'importante intenzione, giusto? Lo Sì. scriviamo qua. Sopravvivere. Intisar, Dimmi. cosa facevi per sopravvivere? Resistevo. Io ho cominciato a spingerlo, a respingerlo, a dargli calci molto forti e poi ho chiuso la porta. E tu, dopo questa fase di sopravvivenza, quando hai iniziato a riprenderti la tua vita, che tipo di emozione, qual è l'emozione più grande che provavi per la tua famiglia, per tuo fratello? Odio. È molto Bravo. chiaro. Schifo. Su questo non aveva dubbi. No. Ma se ripensi alla ragazzina che doveva sopravvivere, mentre provava a sopravvivere perché non aveva altri, soprattutto quando eri piccola, c'era comunque odio? No. Ero più sottomessa. Era come... Era sottomessa e quindi per sopravvivere facevi delle cose, ma sotto c'era l'odio? Non potevi farlo vedere magari perché Sì, se lo c'era. facevi vedere Sì. le conseguenze erano non sopravvivere, Esatto. Sì. giusto? Sì, sì. Quindi possiamo mettere l'odio qui, sotto la sopravvivenza, Sì, cioè l'odio lo nascondevo sì. e quindi la buona intenzione del mio odio che provavo per la mia famiglia era la sopravvivenza. Sì. Perché cosa stai sentendo adesso? Perché ti sei commossa? Comprensione. Di Perché, cosa? perché forse mio fratello sentiva odio e quindi doveva sopravvivere. Fate un applauso. Quando c'è un click interiore, vi sta accadendo in questi giorni, giusto? Che sentite qualcosa che fa click, che dite adesso lo vedo, adesso lo sento. Riconosceteli quei click perché sta accadendo qualcosa in quel momento. Una nuova consapevolezza, stai vedendo qualcosa che prima non avevi visto, stai sentendo qualcosa che prima non riuscivi a sentire. Che conseguenza avrebbe avuto l'odio? Io penso che mi avrebbero picchiato ancora di più. Quindi la sopravvivenza è la buona intenzione dell'odio. Ma se ci fosse una buona intenzione anche per la sopravvivenza, perché facevi tutto quello che facevi? Per andare bene a mio padre. Per andare bene a tuo padre? Sì. E cosa... Poi non è che avevo tanta scelta di farlo o non farlo, dovevo farlo sì o no. Sì o Avevi sì. scelta. Ah beh, certo, potevo... Avevi scelta. Abbiamo... Ecco un'altra cosa importante da chiarire. Abbiamo sempre Grazie. scelta. Abbiamo sempre scelta. Cosa vuol dire non ho scelta? Mi pongo da vittima. Non avevo scelta. Tu dici, ma una ragazzina di 6 anni, come fai a dirgli che non aveva scelta?
Aveva 6 anni e non poteva fare una scelta magari funzionale, protettiva, al modo giusto, non aveva le consapevolezze da adesso, ma ha comunque fatto una scelta. Sì. Che non era in grado di fare la scelta e che è ingiusto, siamo d'accordo, ok? Ma ha comunque fatto una scelta. Ti puntano una pistola e ti dicono: o fai questa cosa brutta, uccidi un bambino, o ti uccido a te. Che fai? Scegli. Scegli. Non puoi dopo dire: ma mi hanno obbligato. Lo puoi dire, ma stai passando da vittima. Una persona responsabile direbbe: ho scelto, amo la mia famiglia, volevo rivedere la mia famiglia, quindi ho scelto di fare una cosa che non avrei mai fatto nella mia vita, perché amo la mia famiglia o perché sono attaccato alla mia vita, cazzo. Avrò sacrificato la vita di un altro per la mia vita. Sì. Questa è onestà, questa è verità. Però vedete come cadiamo nel tranello? Sì. Ci cadiamo per cose anche meno grandi, anche per cazzate quotidiane, eh? Lo sai che sei fortissima, sì. Sì. Quindi, qual era la buona intenzione che avevi nel sopravvivere? Andare bene alla mia famiglia. Andare bene alla tua famiglia. Sì. In quella merda avevo comunque una sicurezza di avere una casa. Ho pensato che fuori dalla se le persone che avevo in casa erano così, pensa fuori. Qual è la buona intenzione di andare bene? Essere voluta bene. Essere Voluta bene. voluta bene cosa vuol dire per te? L'accettazione. Mio padre non mi ha mai accettata. Essere accettata cosa vuol dire? Semplicemente il fatto che accetti che ho una figlia. Essere accettata. Qual è la buona intenzione dell'essere accettata? Una persona vuole essere accettata per arrivare dove? Per sentirsi come? Per sperimentare cosa? Stiamo scalando un po' la consapevolezza. Stiamo andando in alto. Siamo partiti dal basso, dall'odio. Stiamo cercando di capire questo odio dove potrebbe portarci. Ritorna lì. Sicurezza. Sicurezza. Lo so che sembra surreale, Però... ma è il lavoro che stiamo facendo. lo so, io ci credo, se no non sarei qua. Grazie. Prego. Grazie a te. Quindi, la buona intenzione dell'essere accettata è di sentirti sicura. Sì. Ok. Qual è la buona intenzione del sentirti sicura? Se ci fosse un'intenzione ancora più elevata, per sentirti come, per vivere come, per essere come. Amata. Amata. Ma se ci fosse... Se ci fosse una buona intenzione nell'essere amata, quale sarebbe? Qualcosa di ancora più alto, di elevato, di potente, di... Amare. Amare. Sicuramente non mi aspettavo di arrivare a dire amore e amare, perché mi sono portata all'odio per tanti anni. Io avevo sempre pensato che quelle persone fossero dei mostri e sono rimasta profondamente sorpresa dal fatto che io stessa dentro di me avevo la compassione e non avevo mai immaginato di poterla tirare fuori, perché pensavo che fosse come fosse giustificare, come se perdonare fosse dire hai fatto bene o va bene così. E invece no, è stata una merda, non va bene, ho sofferto, ho dolore, però perdono. Sono cose differenti, una scala. Mi sfonda pure a me, mica. Devo anche io un attimo gestire la cosa. Chiudi un attimo gli occhi. Ti fidi di me? Sì. Adesso ti guiderò in un processo. Non pensare razionalmente. Senti il cuore, senti quello che arriva e tiralo fuori. Lasciati guidare dalla mia voce e da quello che senti. Stare lì e riflettere insieme a lui, insieme alla sua voce, su quegli aspetti per arrivare. È come giocare a scacchi. Tu vuoi vincere, ma in realtà poi ti dà. mi ha fatto scacco matto e mi è uscito spontaneo. E veramente sono andata a letto leggera, veramente a parte a letto leggera, ma proprio dopo quel momento lì, io ero seduta da star seduta così, che mi faceva male il corpo, stavo fluttuando. Adesso vorrei che tu immaginassi quella parte di te che sa amare, elevata, potente, e vive dentro di noi, a volte nascosta proprio sotto l'odio.
E tu piano piano l'hai tirata fuori, la tua capacità di amare, di donare amore. Immagina questa parte di te capace di amare, di questa intenzione così elevata, la senti? Riesci ad individuarla? Sì, Che cosa senti? Che energia senti? Cosa ti comunica? Cosa ti dice? c'è tanta luce. C'è tanta luce? Sì, Questa parte che forza ha? Quali sono le sue qualità? Cosa sa fare? abbracciare, Abbracciare. Cos'altro? cucinare, Cucinare? Cos'altro? sorridere, Sorridere. Cos'altro sa fare questa parte che sa amare? ricevere. Ricevere. Senti questa energia. Dove la senti? Ok, tieni un attimo la mano lì. Senti questa energia che si espande e che prende spazio dentro di te. La senti? Sì, sa perdonare. Sa perdonare? Sì, Perché? perché comprende. Perché comprende? Sì, Cosa comprende? Cosa riesce a comprendere? che dietro l'odio c'è amore. È potente? Sì, La senti la sua forza? sì. Ok. Adesso porta questa tua forza, portala nell'intenzione di essere amata. Come si trasforma il bisogno di essere amata? Automatico. È automatico. Se sono capace di amare. Allora portacelo davvero. È stato un po' difficile questo, eh? Sì. Ma ci arriviamo. Portacelo davvero allora. Eccolo. La tua capacità di amare, di perdonare, di comprendere, di abbracciare. Portala adesso, sentendola qui, nel tuo bisogno di essere amata. Sento che mi amo. Senti che ti ami. Sì. E allora adesso porta questa tua energia, questa tua parte forte nel tuo bisogno di sicurezza. Come lo senti? La prima reazione? Sono coraggiosissima. Sono coraggiosissima. Allora porta questa forza di saper amare nel tuo bisogno di essere accettata. Sono già accettata. Da chi? Da me stessa. E sentilo, bravissima, sentilo dentro di te. Che questa sarà una nuova registrazione, una nuova memoria, un nuovo ancoraggio per te, che scava in profondità e non si cancella più. E lo senti nel tuo cuore, in ogni tua cellula. E può essere lì con te adesso. Porta questa energia, porta questa forza nell'essere voluta bene. Come la senti? Sono voluta bene. Si vede. Mi sento felice. Da chi sei voluta bene? Da tante persone. Ma da chi soprattutto? Da me stessa. In che modo? Prendendomi cura di me stessa. E rispettandomi. Adesso porta tutta questa energia, portala nel bisogno di andare bene. Come lo senti? La prima reazione, la prima Vado parola. benissimo. Vai benissimo così. Sì. Porta tutto questo nel tuo bisogno di sopravvivere. Come lo senti? La prima Io reazione. vivo, non sopravvivo. Vivo, non sopravvivo. Adesso porta questa parte che sa amare, che è coraggiosa e che non ha bisogno di sopravvivere perché ha imparato a vivere. Porta tutta questa energia, porta tutto quello che senti con il tuo cuore nel bisogno di provare odio. Non ce n'è. Perché non c'è? Perché non ho bisogno di odiare, amo troppo. Non fa parte di me, non fa più parte di me. Non c'è spazio per questo. Come lo vuoi portare con te però? Come perdono, In che modo? accettandolo.
accettando di aver odiato. Quando ieri mi ha detto e l'odio e non c'è più spazio per me per questo. Sono felice di aver accettato il fatto di aver odiato e anche ancora più felice di essere arrivata a dire sì, io perdono. Ha fatto un bel viaggetto l'odio. Sì. Aprire gli occhi. Fate un applauso. Prendete un applauso. Grazie. Vi amo tutti. Intesarlo. Quindi qual era la buona intenzione di tuo fratello? Lo senti? Sì, mi sento piena di questo. Mi sento piena d'amore. Grazie Intesaro, Grazie a te. per il tuo coraggio, Grazie. la tua forza. Grazie. Sei un esempio per tutti noi. Grazie. Pazzesco. Grazie. Grazie. Intesaro! Da partire per ricominciare ad oggi sono cambiate diverse cose dentro di me e anche fuori, poi di conseguenza. Paradossalmente, se può sembrare paradossale, la prima cosa che avevo voglia di fare, una volta scesa dal palco, proprio nel momento, da tutta quell'emozione, avevo voglia di fare l'amore con mio marito, e cosa che per me per 1 anno e mezzo è mancata. Non volevo che nessuno entrasse nella mia intimità, forse nemmeno io. E sento come se si fosse sbloccato qualcosa. C'è stato questo cambio troppo grande del mio passato. E ora invece sto scoprendo per la prima volta nella mia vita che sono una persona normale. Sicuramente dopo quell'intervento sto proprio bene. Cioè io al giorno d'oggi mi sento proprio una pace. E prima dicevo che ero in pace, quindi figurati adesso. Penso molto di più, comprendo molto di più, mi fermo, mi chiedo, quindi sono cambiate tante dinamiche, nonostante in un tempo così piccolo. Per me è stato di grande aiuto avere questa persona che io ammiro, ma che in realtà tipo fino a poco tempo fa la vedevo come un personaggio di fantascienza. Cioè avevo letto il libro, era un nome, non era un essere umano per me. Invece avere questo confronto, avere l'aiuto a livello professionale, che io non ci sarei mai arrivata da sola, e con la psicoterapia è tutto bellissimo, ma è un'altra cosa. Avere quella cosa lì è stato pazzesco, perché mi chiedo ma quanto tempo ci avrei messo ancora per capire quella roba lì? Io non avrei mai, infatti gli ho detto io sto ancora cercando questa buona intenzione, perché facevo fatica a vederla, ma molta fatica, per arrivare a fare quello che ha fatto con me e che fa con altre persone. Devi avere una grande competenza in quello che stai facendo, e poi devi essere una persona estremamente sensibile, una persona che si mette, anche se fisicamente non può mettersi nel tuo posto, ma una persona che si mette totalmente nel tuo posto a dirti io non ho passato questo, ma posso capire il tuo dolore, non lo sento perché non è mio, ma lo posso comprendere. E poi c'è stato l'abbraccio di Nele, che è stato il primo abbraccio nella mia vita dove veramente, profondamente mi sono sentita qua si puoi piangere, qua si puoi toglierti veramente le maschere. E dopo tantissimi anni, il giorno del mio compleanno ero in palestra e mio fratello mi ha chiamato. Ci eravamo già scambiati qualche messaggio, ma pochissimi, comunque senza andare mai in profondità magari. E quel giorno lì ha voluto magari prendere coraggio e chiamarmi per farmi gli auguri. È stata una telefonata di 1 minuto ed è stato molto emozionante, avevo pianto tanto.
perché avevo sentito proprio la voce di un'altra persona. Era un'altra persona pentita, molto pentita, consapevole, e soprattutto che si stava prendendo le proprie responsabilità. L'ho apprezzato tanto e da quel momento ho capito che non avevo più il terrore di sentire la voce di quella persona lì. E invece in quel momento mi sono guardata dentro e mi son detta: "Okay Sara, ora sei grande e le cose sono cambiate e tu oggi puoi decidere per te". Aver imparato a stare vicino a me mi ha proprio aiutata tanto. La decisione di vederci dal vivo, che comunque è un altro step, è venuta grazie al fatto che lui si è aperto con me. Abbiamo avuto delle chiamate, dopo quella chiamata di 1 minuto abbiamo avuto altre chiamate che son durate delle ore e si è aperto molto con me, con la sua fragilità, il fatto che abbia mostrato il suo dolore, il fatto che mi abbia detto: "Non so quello che facevo", l'umanità, la fragilità, la stessa fragilità che ho dimostrato io, che ho mostrato io. Ho smesso di vederlo come avevo già smesso di vederlo come un mostro, ma ho proprio smesso di vederlo come una minaccia. Se dovessi pensare a uno strumento che mi ha dato Daniele e che è stato fondamentale, imparare ad essere presente nel momento adulto e agire da adulta è uno strumento preziosissimo che mi ha fatto dire: "Okay, Sara, sei al sicuro? Possiamo scegliere se farlo, possiamo anche non farlo". Penso che lo strumento più, rivoluzionario sia proprio la compassione, ma la vera compassione. È così semplice, ma profondamente complesso. La cosa più bella che ho potuto imparare è proprio l'amore, l'amore per l'altro, l'amore da dare, donare agli altri. La mia quotidianità dopo ciò che c'è stato ha cambiato completamente il mio modo di vivere. Ci tengo sempre a dire che le cose a volte non ti cambiano per forza la vita, ma ti cambiano il modo in cui tu la stai vivendo. Il mio modo di vivere ogni giornata è cambiato, io mi sento una persona molto più serena, profondamente più serena. Ero sempre costantemente in allerta. Oggi lavoro costantemente per avvicinarmi sempre di più a me, per prendermi cura di me ed io sono la persona più importante della mia vita, quindi se io non voglio una cosa, punto. Io soffrivo molto di emicrania, moltissimo. Quindi solamente il fatto di non avere più mal di testa, che comunque dovevo prendere delle pastiglie molto, molto forti, e oggi stare bene fisicamente e sentirmi al sicuro, avere nel letto con me mio marito e sapere che quella persona lì mi rispetta è una cosa indescrivibile, non ha proprio prezzo.